Ciao a tutti da Katia. Allora, oggi sono qui per presentarvi il mio nuovo progetto. Questo progetto è lavorato con la forcella. Per me, per quanto riguarda me, questa è una nuova tecnica che ho voluto provare e diciamo che mi sono anche divertita a creare questa maglia. Allora, dalla sigla, dall'introduzione, ecco, avete visto due foto, due immagini. Sono due maglie uguali, quindi vi ho fatto vedere la maglia con le maniche lunghe e la maglia così manicata senza maniche. Allora, per quanto riguarda la lavorazione, sono delle strisce sempre realizzate con la forcella, ovviamente, che poi vanno unite una con l'altra. Questa che state vedendo adesso è una 40-42, quindi ho fatto 5 strisce davanti e 5 strisce dietro. Invece per la 46 ho fatto 6 strisce davanti e 6 dietro. E per quanto riguarda le maniche ho fatto 5 strisce e poi ho unito le strisce e le ho attaccate alle maniche. Va bene? Allora, per fare la lunghezza è uguale, quindi ho fatto 144 asole per la lunghezza e per le maniche ho fatto 96 asole, ok? Allora, spero che questo progetto vi piaccia, che è di vostro gradimento e spero anche che nel tutorial mi spiego bene. Se in caso c'è qualche problema, contattatemi su Facebook nel mio profilo privato e se avete qualche problema o dubbio che non sono riuscita a spiegarmi bene, scrivetemi e cercherò di aiutarvi come posso. Va bene? Allora, ripeto, spero che questo progetto vi piaccia e spero anche che lo realizzate anche voi. Vi bacio tutti, forcella, uncinetto in mano e andiamo al lavoro. Ciao! Ciao a tutti da Katia. Allora, oggi sono qui per iniziare insieme a voi un nuovo progetto. Come state vedendo qui, ho un nuovo progetto in mano che ho iniziato a fare. Io ho fatto il primo pezzo, adesso insieme a voi iniziamo a fare il secondo pezzo. In pratica sono due rettangoli che poi vanno uniti, quindi facciamo il davanti e il dietro uguali. Due rettangoli senza scollo, senza scalfi, non dobbiamo fare niente assolutamente, dobbiamo fare solo due rettangoli. Allora, noi oggi lavoreremo con la forcella, questa, tanti la conoscono, però per esempio nel mio gruppo, le ragazze del mio gruppo hanno detto che hanno la forcella, però non l'hanno mai usata. E giorni fa io ho messo una foto di una maglia che ho fatto con la forcella, quindi è piaciuta tanto e mi hanno chiesto il tutorial. E così oggi sono qui proprio per iniziare insieme a voi questo progetto, ok? Allora, io lavorerò con questo filato. Questo è un filato della tre sfere, il numero 5, è un filo di Scozia e quindi lavoro con questo filato e con l'uncinetto del numero 3, va bene? Allora, prendo la forcella, io ho scelto di fare la larghezza 6 centimetri. Ho provato a farla più larga, però non mi piaceva, quindi ho stretto e ho fatto 6 centimetri. Per quanto riguarda la misura della maglia, questa che sto facendo, che sto lavorando, questa è una 40-42, ok? Quindi per fare una 40-42 io faccio 5 strisce, però attenzione, lavorando con questo filato, va bene? E come lunghezza, se non sbaglio è 57-56 centimetri, sì, 56 centimetri, va bene? Vi dico anche la larghezza, 33 centimetri, quindi è lunga 56 centimetri e larga 33. Allora prendo la forcella e il filo. Io inizio alla mia maniera, non inizio facendo un cappietto e poi lo inserisco qui al centro. Io faccio alla mia maniera, mi trovo bene così, per comodità mia. Però
se volete vedere come lavorare la forcella, i punti base, potete, insomma, su YouTube ci sono un sacco di tutorial dove mostrano come si usa la forcella, almeno i primi passi con la forcella. Ok, io sto imparando adesso, quindi non sono così brava. Allora, fatto il nodo, cerco di stare il più possibile al centro della forcella, ok? Quindi adesso cosa faccio? Entro qui al centro, in mezzo ai due fili, prendo il filo, faccio una catenella, adesso vado sotto ai due fili, tutti e due, li prendo tutti e due e faccio una maglia bassa, così. Adesso porto l'uncinetto dietro alla forcella, così, e giro. Adesso qui abbiamo un'asola, io entro al centro, qui, proprio dentro, all'interno delle due asole, entro con l'uncinetto, prendo il filo e faccio una maglia bassa, così. Di nuovo porto l'uncinetto dietro alla forcella e giro. Adesso qui abbiamo l'asola, la prima, se la spostate si vede la prima, qui, così. Vado all'interno dell'asola, quindi entro con l'uncinetto, prendo il filo e faccio una maglia bassa, così. Ancora, porto l'uncinetto dietro alla forcella e giro, prendo il filo e faccio una maglia bassa, porto l'uncinetto dietro al lavoro, dietro alla forcella, giro la forcella, prendo il filo, qui la prima asola, entro e faccio una maglia bassa, porto l'uncinetto dietro alla forcella, giro la forcella, il filo del gomitolo deve stare dietro al lavoro, dietro alla forcella, quindi entriamo dentro l'asola, prendo il filo e faccio una maglia bassa, così, giro, prendo il filo, maglia bassa, così. Sistemo un attimo il filo. Quindi la lavorazione della forcella, questo è il punto base, quindi facciamo la maglia bassa, è in questa maniera, quindi dobbiamo fare 144 asole. Per chi vuole, diciamo, la maglia più lunga, ne fa di più, ne fa 160, 100, dipende quanto la volete lunga. Ok, man mano che vado avanti, ecco, questo è il punto, man mano che vado avanti userò anche dei marcapunti, quindi che ne so, dobbiamo fare 144 asole, io ogni 50 asole metto un marcapunti, così poi non sto lì sempre a contare dall'inizio, quindi faccio 50 50 e poi 44 usando questi, va bene? Quindi adesso andiamo avanti così, ripeto, fino a 144 asole e poi vi faccio vedere come facciamo questo punto, faccio vedere questo punto così ondulato e poi vi faccio vedere anche come dobbiamo unire le strisce, va bene? Quindi adesso andiamo avanti e ci ritroviamo quando abbiamo ottenuto 144 asole. Mi raccomando, dobbiamo contare
sia a destra che a sinistra, 144 maglie a destra, 144 maglie a sinistra, da tutte e due le parti i punti devono essere uguali, ok? Ok, a dopo allora. Allora, eccomi qua, sono arrivata alle mie 144 asole, come vedete qui, arrivata a 50 asole, ho messo dei marcapunti sia a destra che a sinistra e anche qui, perché dobbiamo avere le stesse, lo stesso numero di asole sia a destra che a sinistra, ok? Quindi adesso stacco, andiamo. E tiro fuori i punti così, ok, tolgo i marcapunti e adesso lavoriamo, ecco, mettiamo tutte le asole così, tutte dritte. Allora, qui è dove ho finito, quindi sono arrivata a 144 asole, ho fatto una catenella in più per fermare qui le asole. Adesso faccio ancora 5 catenelle, 1 2 3 4 5. Adesso facciamo, noi lavoriamo un multiplo di 12 catenelle, di 12 maglie, facciamo 12 maglie e facciamo in questa maniera. Allora prendiamo le asole così, devono essere dritte, quindi partiamo dal basso e facciamo così, non devono, non devono risultare così girate, dritte, in questa maniera, così. Quindi partiamo dal basso e facciamo 1 2 3 4 5 6. Adesso chiudo tutte le asole, arrivo fino alla penultima, cioè le chiudo tutte, 2 punti sull'uncinetto e chiudo una catenella per fermare bene. Adesso lavoriamo 12 maglie basse, quindi lavoriamo una maglia bassa in ogni asola, quindi facciamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, così. Quindi abbiamo chiuso 6 asole, abbiamo preso 6 asole e le abbiamo chiuse insieme, 12 asole e in ogni asola abbiamo lavorato una maglia bassa, quindi sono 12 maglie basse. Adesso facciamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 asole, prendo il filo e chiudo così, maglia bassa e una catenella per chiudere bene. Adesso rifacciamo le 12 maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni asola, facciamo 1 2, prendo un po' di filo, allora 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12. Faccio vedere, così il lavoro risulta così: 12 maglie basse, quindi abbiamo lavorato 12 asole. Adesso prendiamo 12 asole tutte insieme, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e chiudiamo. Stringiamo un pochino il filo, così, maglia bassa, catenella, e adesso ripetiamo le 12 maglie basse. Rifacciamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. Ecco, adesso dobbiamo riprendere 12 asole, le dobbiamo chiudere tutte insieme, quindi facciamo 12 asole chiuse insieme, 12 asole lavorate separatamente da una maglia bassa. Ok, quindi andiamo avanti. Fate attenzione, questo deve, fate attenzione, questo non deve girare, dobbiamo lavorare tutto così dal dritto. Se vi viene comodo, lavorate appoggiate sul tavolo, sul piano da lavoro, qui il lavoro, e lavorate così sul tavolo, va bene? Io oramai ci ho preso la mano, quindi riesco a lavorare e a tenere in mano il lavoro. Quindi ora facciamo, sono 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. Prendo il filo e chiudo. Allora andiamo avanti fino qui alla fine e poi giriamo insieme per lavorare da questa parte, va bene? Quindi andiamo avanti e ci ritroviamo qui alla fine della riga. Allora sono arrivata alla fine, quindi abbiamo iniziato con 6 asole, quindi abbiamo finito con 6 asole, quindi 6 e 6 12. Allora per girare adesso dobbiamo fare 6 catenelle, 2 3 4 5 6, e vado qui dove abbiamo le maglie basse, facciamo una maglia bassa, ancora 1 2 3 4 5 6 catenelle. Quindi adesso qui noi abbiamo finito, che abbiamo chiuso 6 maglie, 6 asole, quindi da questa parte adesso dobbiamo invece lavorare, invece di chiudere 6 asole dobbiamo lavorare 6, una maglia alta, una maglia bassa in ogni asola. Quindi facciamo, allora dobbiamo prendere le asole giuste, e qua è il filo questo che mi dà noia, non riesco a prenderlo. Ok, quindi facciamo 1 proprio si vuole 1, allora 2 3 4 5 e 6, quindi iniziamo sempre con 6 asole e finiamo con 6, va bene? Quindi abbiamo fatto 6 perché qui abbiamo 6 asole chiuse tutte insieme, e qui invece abbiamo lavorato una maglia bassa in ogni asola. In 6 sono 6, 1 2 3, allora 1 2 3 4 5 e 6. Adesso facciamo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 e chiudo, catenella. Adesso 12 maglie basse, una maglia bassa in ogni asola, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bene, così. Adesso lavoriamo 12 asole chiuse insieme, 12 asole separate, lavoriamo una maglia bassa in ogni asola, quindi lavoriamo 12 asole. Insomma, dobbiamo fare una volta chiuse, una volta aperte, una volta chiuse, una volta aperte, ok? Quindi adesso ho fatto le 12 asole lavorate separatamente. Adesso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, così. E adesso 12 maglie basse, quindi lavoriamo una maglia bassa in ogni asola fino qui alla fine e poi chiudiamo insieme. Eccomi qua, sono arrivata alla fine. Allora, guardate, qui quando ho iniziato con 6 asole chiuse insieme, quindi adesso ho fatto tutto il giro e qui finisco con 6 asole lavorate separate, quindi una maglia bassa in ogni asola e sono 6. Adesso chiudo facendo 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6 e vado qui al centro dove abbiamo le maglie basse e faccio una maglia bassissima. Allora, maglia bassissima, scusate, allora una maglia bassissima, una catenella, tiro il filo e taglio. Adesso dobbiamo fare un'altra striscia uguale, quindi facciamo tante strisce. Allora ripeto, io per fare una 42 44 ho fatto 42 44 5 strisce, per fare una 44 46 6 strisce, però attenzione, io intendo con questo filato, con un altro filato più grosso sinceramente non lo so se il lavoro viene più largo, sinceramente non ve lo so dire. Io ho lavorato con questo, quindi vi posso dire numero 5, quindi usato un cotone numero 5. Allora adesso dobbiamo ripetere un'altra striscia così uguale, quindi fate ancora, se seguite la mia taglia, 144 asole, ripetete lo stesso lavoro e poi vi faccio vedere come dobbiamo unire due strisce e poi quando vi faccio vedere come si uniscono le strisce uno con l'altro potete andare avanti da sola fino ad ottenere la vostra misura, la larghezza che desiderate. Quindi man mano che andate avanti e unite le strisce ve lo provate da spalla a spalla. Quando siete certi che è la vostra misura, poi dobbiamo fare il davanti e il dietro e poi iniziamo anche a fare le maniche, va bene? Quindi facciamo un'altra striscia e poi ci ritroviamo per unirle. Eccomi qua. Allora adesso vi faccio vedere come uniamo le strisce, come si uniscono e poi andate avanti da sole, quindi fate di nuovo con la forcella tutte le asole, tutte le 144 asole e poi fate tante strisce fino ad arrivare alla vostra misura. Quindi man mano che unite le strisce poi lo provate per vedere da spalla a spalla, quindi provate da spalla a spalla per vedere se è della vostra misura.
Se 5 strisce sono poche, ne fate una sesta, ok? Però devono essere uguali, tante strisce davanti, tante dietro. Io faccio 5 strisce davanti e 5 strisce dietro. Allora prendo il filo. Allora qui il lavoro è messo così, dobbiamo unire in questa maniera. Qui abbiamo le 6 asole chiuse tutte insieme, avvicino un po', ok, abbiamo le asole chiuse insieme, 6. Qui invece abbiamo 6 asole lavorate separatamente, quindi in una abbiamo fatto una maglia bassa, maglia bassa e sono 6, quindi le dobbiamo unire così. E queste sono 12, le 12 maglie raggruppate, chiuse insieme, vanno qui, ok? Il lavoro deve risultare in questa maniera, non deve risultare così, così no, in questa maniera, uno sì e uno no, ok? Allora qui abbiamo le 6 catenelle, quindi entro nella sesta catenella e faccio un nodino, io chiudo con un nodino, entro nella sesta catenella, faccio 3 catenelle, 1 2 3, quindi le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, vado qui e vado sempre nella sesta catenella, allora, e faccio una maglia alta così. Adesso torno qui nella striscia che ho davanti, quindi entro, faccio una maglia alta, vado nella striscia dall'altra parte, faccio una maglia alta qui dove abbiamo raggruppato le maglie, entro e faccio una maglia alta, vado nell'altra striscia, vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta. Dobbiamo lavorare tutte le maglie, qui abbiamo delle maglie basse, quindi dobbiamo lavorare tutte le maglie basse. Se abbiamo fatto lo stesso lavoro da tutte e due le parti, quindi le maglie basse poi alla fine risultano, ok, una maglia bassa o una maglia alta nella striscia qui che ho davanti, una maglia alta nella striscia così dietro, e risulta questo, diciamo, questo bordino così. Ci sono queste maglie che risultano in rilievo, non so se si riesce a vedere dalla camera. Dobbiamo fare questa lavorazione in tutte le strisce che facciamo, così, quindi vado nella maglia seguente, allora così, vi faccio vedere, visto? Il lavoro deve risultare in questa maniera, e magari man mano che prima di unire le strisce, se volete mettere, se volete chiudere con dei marcapunti fino a qui alla fine, mettete un marcapunti e anche dei marcapunti qua,
in modo che poi il lavoro combacia bene. Ok, allora fate questa lavorazione fino alla fine, arrivate fino alle 6 catenelle che abbiamo qui alla fine, quindi abbiamo 6 catenelle da questa parte, 6 catenelle qui. Lavorate l'ultima maglia alta sia da una parte che dall'altra, quindi poi fate una catenella in più e chiudete, spezzate il filo e fate, ripeto, continuate a fare le vostre strisce fino ad arrivare alla vostra misura. La lavorazione è questa, va bene? Quindi poi ci ritroviamo per unire il davanti e il dietro e poi facciamo le maniche. Le maniche è la stessa lavorazione, solo che facciamo un po' meno le asole. Se qui ho fatto 144 asole per fare il davanti e il dietro, le maniche ne farò 96 asole. Quindi la lavorazione è così, risulta in questa maniera. Ok, allora ci ritroviamo dopo quando abbiamo il davanti e il dietro. Ciao, a dopo. Eccomi qua. Allora ho fatto una manica, vi faccio vedere come mettere le maniche, anzi ve lo spiego, non ve lo faccio vedere perché la lavorazione è uguale alle strisce che abbiamo unito qua. Allora qui dobbiamo chiudere almeno 7 centimetri per quanto riguarda le spalle, lasciamo 19 centimetri per l'apertura del braccio, poi se lo volete più largo fate 20, dipende anche dalla manica, dalla vostra manica quanto è larga. Allora poi io ancora non ho cucito i fianchi perché per mettere la manica, queste sono le spalle che abbiamo cucito, così prendo la manica e prendo il centro della manica, ok, la piego in due, così prendo il centro e lo metto proprio qui al centro dove ho qui le spalle. Se trovo gli spilli vi faccio vedere, lo metto qua così. È la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui, quindi non vale la pena farvi vedere, anche perché poi il video è troppo lungo. Quindi faccio così, prendo la misura bene, 19, se non è 19 18, dipende sempre dalla vostra manica, la larghezza della manica, e vado a cucire sempre con l'uncinetto, lavorando una maglia alta sia da questa parte che dall'altra parte, e la lavorazione è tutta uguale, quindi dobbiamo unire le strisce come abbiamo fatto qui. Quindi facciamo qui una maglia alta, una maglia alta, una maglia alta, una maglia alta, poi quando abbiamo cucito qui la manica chiudiamo così a metà e lavoriamo questa, la parte lunga. Ok, allora io adesso finisco la manica, la metto sul manichino e poi vi faccio vedere l'effetto che fa. Allora questa maglia poi alla fine abbiamo deciso di farla senza maniche. Sul manichino vi metterò invece l'altra maglia che ho fatto, che è una 46, e nella maglia 46 ho messo le maniche, quindi vi metterò tutte e due foto, così poi potete decidere quale vi piace, quale volete fare, se con le maniche o senza. Ok, poi nascondiamo tutti i fili e poi qui nel collo, se volete, potete fare un giro tutto a maglia alta o mezza maglia alta, come diciamo, come vi trovate meglio, come più vi aggrada, va bene? Io penso che farò un giro tutto a mezze maglie alte. In pratica poi quando abbiamo cucito i fianchi abbiamo cucito anche la manica, che ve lo ripeto è la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui, poi la maglia è finita. Ok, allora il tutorial è anche finito, quindi come sempre vi ringrazio e vi mando un bacio e niente, al prossimo tutorial, ciao.